Buongiorno Stefano, Buongiorno caro Luca, come stai? io benissimo, tu? Ma alla stragrande, anche perché sono felicissimo di essere qui al secondo episodio di Italicamente. E anche io sono felicissimo di stare qui e parlare con te. Cominciamo, entriamo subito nell'argomento. Nel podcast numero uno abbiamo parlato di apprendimento delle lingue, di cosa ci ha portato a essere poliglotti, cioè parlare tante lingue, ma oggi parliamo su come ci siamo arrivati, no? Il nostro approccio all'apprendimento, siamo due poliglotti, ma un obiettivo unico, ma metodi diversi, no? Come si dice. E di questo parleremo in conclusione perché è una conclusione importante, ma Sì. ancora prima di parlare di principi, metodi, eccetera, eccetera, entriamo in tre argomenti un po' diversi, tre aspetti fondamentali dell'apprendimento di una lingua, che sono la grammatica, la pronuncia e il vocabolario, partendo dalla grammatica. Allora, Certo, comincio io e poi Stefano mi dici qual è il tuo approccio alla grammatica. volentieri. Allora, anzitutto mi piace molto ricordare un detto o una citazione da parte di una famosa poliglotta ungherese, Lom Cato o Cato Lomb, perché loro mettono prima il cognome e poi il nome, che dice la grammatica si impara dalla lingua e non il contrario, cioè la lingua non si impara dalla grammatica. Se ci pensi ha senso, nel senso che a scuola impariamo la grammatica e basta, impariamo le regole, magari le conosciamo, sappiamo fare, svolgere gli esercizi, ma non sappiamo parlare, quindi non sappiamo usare la grammatica mentre parliamo, che è la cosa fondamentale. Sono quindi d'accordissimo con Catolomba. Il problema non è se imparare la grammatica o no, perché se vuoi parlare una lingua devi saper integrare la grammatica, ma è come la si impara. In particolare detesto il sistema scolastico e detesto come si impara la grammatica all'interno del sistema scolastico. Mi viene in mente un episodio clou che è stato quello di bruciare in un grande falò il libro, il famigerato tomo di russo, di grammatica russa che si implementava all'università, non specifichiamo quale. Quanto Eh, era alto però? Era grosso, ma più che spesso era enorme, cioè una pagina copriva mezzo muro ed era pieno di tavole grammaticali. Mm. Quando ho visto quelle tavole lì, ho visto tipo 10 declinazioni di aggettivi, nomi, verbi, perché il russo ha una grammatica piuttosto corposa e complessa. Ho quasi rinunciato a imparare il russo finché poi feci quel falò e cominciai ad espormi alla lingua e imparare la grammatica come conseguenza dell'esposizione alla lingua, che è poi quella che suggerisce Catolombo. Quindi mh, diciamo che mi piace scoprire la grammatica di una lingua, ma allo stesso tempo non amo, non amo diciamo, passare tempo ad imparare regole grammaticali. Ho un approccio molto pratico alla lingua, cioè più contenuto interessante consumo, più imparo la grammatica da quel contenuto con qualche spiegazione in calce o con qualche domanda a ChatGPT. Ecco, diciamo che questo è il mio approccio Ok, di base. c'è una piccola differenza fra di noi in questo senso, perché ti devo confessare che sono un grammar freak cosiddetto, quindi un amante della grammatica, nel senso che a me piace proprio ehm, la grammatica in sé come struttura, no? Ehm, Mi interessa proprio come argomento la grammatica e in effetti ti confesso che ci sono lingue che io ho imparato proprio a partire dalla grammatica. E visto che hai parlato del tuo libro di russo che ti ha segnato l'esistenza quando hai cominciato a imparare quella lingua, io ti devo parlare di questo altro libro che chi vede il video può vedere in questo momento. È un libro di grammatica finlandese, si chiama La lingua finlandese, è del 1975, quindi è più vecchio di me, ed è il libro con cui io andavo a letto e che leggevo, che leggevo prima di addormentarmi per un lungo periodo. Perché? Perché fondamentalmente a me interessava scoprire di più sulla grammatica finlandese, quindi poi la conseguenza è stata che mi sono innamorato della lingua e che ho continuato a studiarla e che l'ho imparata.
a partire dalla grammatica, ma è una cosa che io oggi non rifarei mai imparando una nuova lingua, perché nel frattempo sono maturato sia come persona, sia eh, come studente di lingue, come learner si dice in inglese, e quindi è una cosa che non rifarei mai. E anche io oggi ho un approccio molto più ehm, pragmatico con la grammatica, e cioè mi piace sempre scoprire come la struttura grammaticale di una lingua funziona, però cerco di più questo approccio passo dopo passo, quindi man mano che scopro la lingua scopro anche come la grammatica la descrive. Capire che la grammatica non prescrive, cioè non ti dice come deve essere la lingua, come deve formarsi la lingua, ma descrive come è strutturata, è stato fondamentale per me. È stato un cambiamento di prospettiva, di paradigma, chiamiamolo come vogliamo, che è stato veramente decisivo. Oggi per me la grammatica di una lingua rappresenta una scalinata altissima che, se io penso di doverla fare tutta quanta fino in fondo, o meglio fino in alto, in una volta sola, mi dico, come hai detto tu per il tuo libro di russo, mi dico non ci riuscirò mai, brucio il libro, ok? Non comincio neanche. Invece adesso cosa faccio? Guardo soltanto i primi 2 o 3 gradini della scala, mi occupo di quelli, e una volta che arrivo al terzo gradino posso guardare al quarto, al quinto, al sesto, eccetera, e tutto sembra molto più fattibile e gestibile. Questo è Assolutamente stato un senso. cambiamento fondamentale per me. E si sente anche l'entusiasmo con cui ne parli. Mi piace molto l'idea della descrizione, infatti le regole grammaticali, o per meglio dire le note grammaticali in calce dei contenuti che consumo, servono solo a esemplificare o Mm, spiegare o migliorare la comprensione del contenuto, bravo. che è molto più importante rispetto a solo concentrarsi su quello. Molto spesso ci si concentra più sulla grammatica che sulla lingua o sul contenuto in sé per sé. Quindi Già. sostanzialmente siamo sulla stessa pagina, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa pagina. È un Ah, calco è un calco dall'inglese. dall'inglese di cui abbiamo parlato prima. Parliamo di pronuncia adesso, quindi grammatica, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Per quanto riguarda la pronuncia, per me la pronuncia è uno degli aspetti più importanti dell'apprendimento della lingua, perché non posso concepire di parlare una lingua con un accento pesante italiano, e quindi Mm, cerco di fare del mio meglio per parlarlo. È una forma di rispetto che ho nei confronti non solo della lingua, ma anche dei parlanti di quella lingua. Ci sono vari studi che parlano del fatto che quando l'intonazione, per esempio, è molto simile a quella della nostra lingua madre e non della lingua target, mhm. i nostri interlocutori o i madrelingua di quella lingua fanno fatica a capirci. Quindi è anche un atto di amore verso gli altri, e dire ok, cerco di fare del mio meglio per parlare bene. Tuttavia, e qui le cose si complicano un po', mentre la grammatica e il vocabolario sono aspetti su cui, diciamo, se ci si concentra, se ci si sforza, secondo me ci si arriva, si imparano un sacco di parole, si riescono a integrare le regole di grammatica del parlato. La pronuncia è un po' più delicata, perché imparare la pronuncia è qualcosa che molto spesso non si impara a fare nella maniera opportuna, e secondo me ci sono dei principi fondamentali per imparare bene una lingua, che sono sicuramente prestare attenzione alle cose, perché chi ha un buon accento presta attenzione in maniera inconscia o conscia, cominciare fin dall'inizio, quindi Mm, non aspettare 3 anni di parlare una lingua e poi di, diciamo, tentare di sistemare la pronuncia, perché siamo molto più bravi ad imparare che a disimparare, un po' bravo. come struttura del cervello. E poi c'è un terzo elemento che secondo me è uno dei più importanti, che è un elemento di ordine, di matrice psicologica. E ti racconto un fatto a proposito. Come dice Steven Krashen, che è un famoso linguista, che parla di filtro affettivo di Krashen, secondo me imparare una lingua e imparare la sua pronuncia non è così difficile per gli adulti come si pensa, ma molti adulti erigono un muro psicologico perché pensano che imparare a parlare e replicare i suoni, imitare i suoni di un'altra lingua, è come in un certo modo rinnegare la propria tribù. Mm, sì. Gli uomini, gli esseri umani sono molto tribali, quindi io appartengo alla tribù italiana, so appartiene alla tribù italiana, e parlare, ti faccio un esempio americano, per esempio, con un accento americano
era quasi un tradimento nei confronti Mm. dei miei compagni di classe che quando ho cominciato a parlare con questo accento americano perché avevo cominciato a lavorare con una professoressa privata mi prendevano in giro, quindi facevano gne gne gne, letteralmente mi prendevano in giro pensando ma che accento è questo? Questo qui comincia a parlare con un suono, con suoni nasali che non appartengono al nostro modo di vedere, di pensare, di ascoltare. Ma io Già. non mi sono conformato. Il mio desiderio di parlare come un americano era così importante, così preponderante, che ha vinto Mm. sulla pressione sociale e psicologica esercitata in maniera incosciente da chi non voleva che io abbandonassi la loro tribù. Ma io la loro tribù non l'ho abbandonata, ne ho solo abbracciata un'altra e così ne ho abbracciate tante altre. Ecco. Questo Fantastico, fantastico. Anche per me, sai, la pronuncia è diventata sempre più importante con il passare degli anni. Quando studiavo le lingue a scuola, non ci facevo molto caso. Il mio primo tedesco era abbastanza, ehm, aveva delle forti cadenze, forti suoni italiani, per dirti la verità, e solo più tardi ho capito quanto fosse bello e quanto fosse importante, come hai sottolineato tu, esprimersi nel modo più chiaro possibile anche per chi ci ascoltava. Eh, ma uno dei motivi per cui per me la pronuncia è molto importante è che il suono di una lingua è solitamente la ragione principale per cui io comincio a impararla. Perché mi innamoro di come suona. Per me la lingua è musica, ragazzi, cioè io faccio spesso dei paralleli fra il linguaggio, fra le lingue e la musica e gli strumenti musicali, no? Anche nel fatto di il semplice fatto che per imparare una lingua dobbiamo fare tanta pratica, così come per imparare uno strumento musicale dobbiamo fare tanta pratica tutti i giorni e non si può imparare tutto in 7 giorni, ok? Però tornando alla pronuncia, perché mi piace così tanto, o perché è così importante per me la pronuncia, è perché quando io imparo una lingua straniera ho il desiderio di riprodurre quei bellissimi suoni, riprodurre quei suoni che mi piace tanto ascoltare, diventare capace anche di produrli con la mia bocca. Ed è uno dei motivi per cui io comincio in realtà a parlare molto, molto presto, quasi subito comincio a, diciamo, non proprio il primissimo giorno, ma forse sì, perché no? Comincio a cercare di produrre la lingua e questo forse ci differenzia un pochino, no? Nel metodo. Però poi l'importante è l'obiettivo e il risultato che si raggiunge a lungo termine. ed anche i principi, e ne parliamo alla fine di questo podcast, perché alla fine entrambi riusciamo a parlare, credo, almeno nel nostro piccolo, varie lingue con una pronuncia almeno perlomeno chiara, Mm. a volte eh, quasi a livello madrelingua, e questo non è derivato da un genio connaturato, ma semplicemente da un desiderio intrinseco di abbracciare un'altra tribù e di suonare come loro, suonare forse è un anglicismo, ma di apparire, di comportarsi, di sembrare, di essere come loro. Questo secondo Sì, me è il motore infatti, primario. infatti uno dei miei metodi, se vogliamo chiamarli così, principali per imparare la pronuncia è proprio semplicemente l'imitazione. Esatto. Quindi come una scimmia o come un attore, quello che vuoi tu, io mi ritrovo a imitare i nativi, no? I parlanti madrelingua della lingua che mi interessa. Ed è questo fondamentalmente, sì, suonare come loro, come si direbbe in inglese, ma Avere una è pronuncia come loro, adottare una sì, pronuncia madrelingua, forse questo è più italiano rispetto a suonare come esatto, loro. esatto. E poi ci sono i famosi neuroni specchio, ma questo è un altro argomento che entrano in questa discussione perché Oh, wow. gli esseri umani, come le scimmie, come hai notato tu, come giustamente facevi notare tu, imparano anche per imitazione, no? Bambini adulti, bambini genitori, genitori adulti, adulti con adulti, eccetera, eccetera. Benissimo, e quindi grammatica, quindi pronuncia e poi c'è l'altro aspetto abbastanza rilevante, uno dei più Purtroppo, importanti che è purtroppo. purtroppo o per fortuna, Per me. dipende dai punti di vista, che è quello Sì, del vocabolario. E esatto. a questo riguardo io volevo insomma
semplicemente condividere la mia esperienza per quanto riguarda il vocabolario. Anzitutto è fondamentale imparare le parole, quindi ancora una volta non è se imparare o meno, ma come si imparano le parole. Sì. E se c'è partiamo dal fatto che invece di parlare di come imparare, parliamo del come non imparare, e cioè molto spesso quello che si fa, ancora una volta, retaggio del, diciamo, patrimonio, o meglio, retaggio del scolastico, dell'esperienza che proviene dalla scuola, è l'approccio di cercare di memorizzare tutto, di fare liste di parole, eccetera, eccetera, che secondo me non funziona, perché non è così che il cervello umano impara. Per me è soprattutto esporsi in maniera, diciamo, progressiva a contenuti che sono adatti al mio livello. Quindi da principiante utilizzo dei dialoghi molto semplici, quando invece entro nella zona intermedia utilizzo dei podcast o dei video corti, quando poi continuo a migliorare utilizzo per esempio dei racconti brevi o anche dei film, e solo dopo mi leggo dei libri. E questa progressione di contenuto rispecchia esattamente la progressione o la distribuzione di parole in una lingua straniera. Le famose tre, diciamo, fasi o tre zone. Ci sono le parole che sono molto comuni, che sono circa 2000, diciamo, famiglie di parole, non proprio parole, dove per famiglia di parole intendo per esempio famiglia, familiare, familiarità, familiarizzare, sono Bravo. diciamo, un nucleo. Ci sono le parole nella zona media, e poi ci sono le parole che sono quelle meno comuni che si ritrovano nei libri. Quindi la sostanza è che io non faccio grandi sforzi per cercare di memorizzare, usare flashcards, usare sistemi di ripetizione dilazionata, ma semplicemente mi espongo alla lingua utilizzando solo contenuto che adoro e che mi piace. Ovviamente all'interno di quel contenuto sottolineo le parole, scrivo il significato in italiano al margine, e dopodiché comincio a parlare, parlando di argomenti che mi interessano e scoprendo le parole di cui ho bisogno, perché questa è un'altra prospettiva. Un'ultima cosa, e poi finisco lo sproloquio. Vi faccio vedere, per coloro che stanno ascoltando solamente il podcast, sto tenendo in mano un libro che è It di Stephen King, che ha una copertina piuttosto inquietante con il Sì. famoso clown, come potete vedere qua. E questo fu uno dei, forse il secondo libro che ho cominciato quando ho cominciato a imparare l'inglese. Avevo 12 anni, ho visto questo libro che giaceva negli scaffali di una libreria, ero con mia madre e ho detto voglio quel libro lì. Il signore che era alla casa ha detto le sconsiglio di fargli leggere al bambino un libro così complicato, tuttavia io lo lessi, e come si può evincere qua, perché è un po', non si vedono i dettagli, sottolineavo parole, uno, due, tre parole, diciamo non ogni pagina, ma fu faticosissimo, però completai il libro, e soprattutto è l'esempio di come l'interesse, se ti interessa qualcosa, in qualche modo trovi il modo, no? Nietzsche Sì. diceva se c'è un perché troverai il come, e di come le parole non erano la mia gioia più grande cercare le parole sul vocabolario, perché ricordiamo che quando io lessi questo libro avevo 12 anni e non c'era internet. Adesso ci sono dei mezzi incredibili per rendere comprensibile qualsiasi testo, però diciamo che le parole sono fondamentali, ma imparare le parole dovrebbe essere una conseguenza dello sforzo nel consumare contenuto che ti piace o di parlare di cose che ti piacciono, piuttosto che di concentrarsi sull'apprendimento del vocabolario. Questo è il mio approccio, diciamo, in parole povere, anche se insomma, Chiamale povere. per raccontarlo più in dettaglio ci vorrebbe un libro e una serie di podcast, però non abbiamo il tempo. Ecco un'idea su un libro da scrivere, caro Luca. Stefano, qual è il tuo No, approccio? per me, ragazzi, il vocabolario qui andiamo sulle dolenti note perché per me il vocabolario è sempre stato il mio punto debole, lo devo ammettere chiaramente. Mi sono trovato spesso in una situazione di disequilibrio proprio perché mi piace così tanto la grammatica e la sintassi, la struttura di una lingua, tendo a imparare con più facilità quegli aspetti e quindi trovarmi a un livello già più avanzato da quel punto di vista, ma rimanere un po' più debole sul vocabolario perché imparare il vocabolario non mi diverte, cioè non ho
modi particolarmente divertenti per imparare il vocabolario, ma come hai detto tu Luca, in realtà eh, dovrebbe essere una conseguenza del consumare contenuti comprensibili, no? E questo ci permette di eh, eh, capire il significato di alcune parole dal contesto. È chiaro che alcune le possiamo cercare, poi con le tecnologie che ci sono oggi, cercare le parole diventa veramente una questione di secondi, mentre, come hai giustamente sottolineato, per noi quando eravamo più giovani bisognava cercare sui vocabolari cartacei e ci volevano minuti. Ma insomma, più in generale, io cerco di usare lo strumento della associazione. Associazione anche fra più sensi diversi, no? Quindi non solo l'udito, ma anche la vista e il ricordo di dove ero quando ho incontrato questa parola per la prima volta, con chi ho parlato. Ci sono delle parole, io ti giuro, Luca, ancora oggi, dopo 20-25 anni, ogni volta che le uso, nella mente mi appare l'immagine della prima volta che ho usato quella parola, che ho ascoltato quella parola, che qualcuno mi ha spiegato il significato di quella parola, soprattutto se erano situazioni di una certa importanza a livello di amicizia, di sentimenti o di scoperta del paese in cui si parla la lingua. Quindi davvero per me è, è una cosa sinestetica, no? Si parla di sinestesia quando più sensi diversi lavorano insieme per creare un ricordo. E altrimenti, se no, c'è la solita ripetizione. La ripetizione di una parola, se tu ripeti la stessa parola tante volte al giorno per una settimana, il tuo cervello si convince che questa parola è molto importante. Ti avevo fatto in passato l'esempio della parola importante in georgiano, che si dice Mnishvnelovani, che è una serie di consonanti che io avevo una grande difficoltà a riprodurre e a ricordare. Non ho fatto altro che ripetere questa parola 100 volte al giorno, anche sotto la doccia, eccetera, finché ormai è diventata quasi normale, non esageriamo, ma quasi normale per il mio cervello. Quindi per me è dura, è difficile imparare il vocabolario, non lo imparo con la stessa facilità, diciamo, o comunque rapidità con cui imparo le strutture grammaticali, però con l'esposizione e con queste piccole tecniche cerco di cavarmela. Ma rimarrà sempre il mio punto debole, lo ammetto. Il che ci porta all'ultimo punto, o la conclusione di cui parlavo all'inizio, cioè del fatto che i principi sono più importanti dei metodi, cioè il Bravo. principio qual è? Il principio, in particolare per quanto riguarda la grammatica, o la pronuncia o il vocabolario, ci sono dei principi sottostanti, dei principi universali a cui fare riferimento, ma poi l'applicazione di questi principi nel concreto dipende da individuo a individuo, dipende poi dalla lingua in particolare e dipende da tutta una serie di fattori che dipendono dalla persona. Quindi Stefano e io abbiamo conseguito obiettivi simili all'interno dell'etichetta poliglottismo, cioè abbiamo imparato tante lingue bene, però l'abbiamo fatto con approcci diversi, a volte simili, a volte diversissimi. E l'importante è quando è come pensare di avere A, B e di avere un tragitto, ce ne sono tanti, non ce n'è solo uno. Vero. No? Da A a B si può andare lì in tante maniere diverse. Se penso anche ad altri poliglotti come Richard Simcott, che è famosissimo, che parla 50 lingue e più, lui ha un approccio ancora diverso rispetto a me, rispetto a Stefano. Bene, quindi ricapitolando ragazzi, abbiamo parlato di 3 elementi fondamentali che sono la grammatica, che sono la pronuncia e che sono il vocabolario. Abbiamo detto per quanto riguarda la grammatica che penso tu sia d'accordo Stefano, la grammatica si impara dalla lingua, però poi ci sono persone che sono appassionate che imparano anche la grammatica per divertirsi, per scoprire le regole, quindi in questo Sì, siamo sì. diversi. La pronuncia è importante cominciare dall'inizio, ma soprattutto identificarsi con quella cultura, voler parlare come loro, un elemento importante psicologico al netto di altri elementi, di fattori che sono importanti, che svolgono un ruolo importante nell'acquisizione di un accento madrelingua o quasi madrelingua. E infine il vocabolario,
si impara esponendosi alla lingua, e poi ci sono dei piccoli sotterfugi che si usano, che possono essere anche liste di parole, anche il flashcard, anche ripetere la parola tante volte sotto la doccia o mentre si guida, che sono tutte cose che aiutano, sono propedeutiche all'apprendimento delle parole. Ma ancora una volta i principi sono: non fate liste di parole, non concentratevi sul memorizzarvi, ma usate metodi che sono vostri, che vi piacciono, che sono, tra virgolette, propedeutici, che sono, mi viene brain friendly, ma questo è un altro anglicismo che, Sì. ecco, nell'economia del discorso è molto più rapido usare brain friendly, perché in italiano non so come, che si adattano al modo in cui il cervello impara, ecco. Abbiamo usato questo Torneremo su questo punto in episodi successivo. successivi del podcast. Esattamente. Grazie Stefano, Bene, è sempre un grazie a te Luca. piacere. Ci Grazie. vediamo nell'episodio numero 3 di Italicamente. Buona giornata a tutti e a presto. Ciao Ciao ciao. ciao.